La Basilica di San Pietro è il frutto di uno dei più grandi lavori di squadra della storia, un'impresa architettonica e artistica portata avanti da ben 60 generazioni, vissute nell'arco di quasi 2000 anni. Una basilica decisamente fuori dal comune, 22.000 metri quadrati, 11 cappelle, 45 altari, ma anche 10.000 metri quadrati di mosaici. Ma lo splendore di San Pietro non deve essere solo ammirato a distanza, ha bisogno di una manutenzione costante, anche perché, pensate, nella Basilica di San Pietro entrano circa 20.000 persone al giorno e ogni passo di ciascuna di queste persone è un piccolo gesto che con il tempo lascia il segno. Ecco perché la Basilica di San Pietro richiede interventi continui, restauri, ritocchi, ristrutturazioni e per farli bisogna conoscerne a fondo l'anatomia, capire come funziona davvero questo luogo. E oggi, grazie a un'importante operazione di salvaguardia e monitoraggio realizzata da Eni insieme alla fabbrica di San Pietro, possiamo studiare la Basilica con strumenti nuovi e vedere ciò che finora era rimasto nascosto. Quello che non si vede di questo progetto è forse la parte più poetica ed affascinante. Non è mai semplice svolgere delle attività lavorative all'interno di un contesto così importante. Questo senso di sacralità sicuramente è qualcosa che impatta e che emoziona. Il sottosuolo della Basilica non è mai stato investigato a tali profondità. Nessuno ha potuto essere parte di un'operazione di questa potenza tecnica e scientifica. Insomma, stiamo per compiere un viaggio davvero molto speciale dietro le quinte di San Pietro per capire che la vera forza di questo luogo solenne e maestoso non sta solo in quello che mostra, ma anche in tutto ciò che non si vede. Quando si entra nella Basilica di San Pietro si ha quasi l'impressione di trovarsi di fronte a un'opera perfetta, eterna, immobile, ma la verità è che per costruirla e farla arrivare fino a noi le sfide furono enormi, fin dal principio. Quando l'imperatore Costantino decise di costruire la prima basilica nel IV secolo, scelse questo punto preciso perché qui, secondo la tradizione, si trovava la tomba dell'apostolo Pietro. Però c'era un problema: questo terreno non era pianeggiante e soprattutto era occupato da una necropoli. E allora per costruire si rese necessaria una gigantesca operazione di livellamento, cioè venne proprio tagliata la parte alta, lo vediamo anche qui da questa pianta del Vaticano antico, la parte alta del Colle Vaticano, e si usò la terra per riempire i vuoti. Molto tempo dopo, nel Medioevo, la Basilica di Costantino stava letteralmente cadendo a pezzi. A un certo punto ci si disse che forse era molto meglio ricostruire tutto da capo. Fu una scelta durissima, presa da Papa Nicolò V e poi portata avanti da una serie di pontefici, di architetti illustri, il Rossellino, Bramante, Michelangelo, Maderno, Bernini, e ogni architetto che partecipa a questa nuova avventura aveva una sua visione. Così per decenni si costruivano parti di chiesa senza però ancora avere una visione globale. Ebbe inizio così una grande avventura collettiva. Oggi, grazie alle tecnologie più avanzate, abbiamo finalmente la possibilità di leggere il dietro le quinte di questa impresa lunga millenni. La scansione tridimensionale completa condotta da Eni, infatti, ha reso visibili tutte quelle scelte invisibili che hanno permesso alla Basilica di San Pietro di esistere esattamente là dove era stata immaginata. Loro ci hanno dato delle coordinate locali che noi abbiamo importato nello strumento di tutti questi punti, sia di punti di monitoraggio e sia di punti per la fotogrammetria.
e noi adesso tracceremo questi punti. La missione di Eni su questo progetto è quella di fondamentalmente salvaguardare un monumento che è patrimonio dell'umanità. Quando ho ricevuto sulla mia scrivania la richiesta che c'era arrivata da Fabbrica, si stava parlando della Basilica di San Pietro, di mettere in piedi un sistema di monitoraggio strutturale che mai era stato fatto su questo tipo di monumenti e quindi insomma l'emozione sicuramente fu forte. La fabbrica in sé è una struttura che nasce con due missioni, l'accoglienza e il mantenimento del bene. La fabbrica, con tutti noi dipendenti, ogni giorno fa eseguire delle attività lavorative proprio per far sentire il pellegrino che magari visita una volta nella sua vita la Basilica di San Pietro, di farlo sentire protetto e custodito. Abbiamo tre ordini di attenzione rispetto alla Basilica di San Pietro. Una è un sistema che ha a che fare con il quotidiano, la pelle della Basilica, siano esse le pavimentazioni piuttosto che i rivestimenti, il stucco. Poi c'è un secondo livello che è quello del sistema generale, la grande massa muraria piuttosto che le coperture. Poi c'è un terzo livello, il più profondo, che è quello di cui poi ci stiamo interessando nell'ambito della ricerca Eni. La stabilità complessiva, il comportamento di lungo periodo di una massa grande come una montagna che è la Basilica. Uno degli obiettivi del progetto era quello di avere una topografia completa del sito. Quindi abbiamo costituito prima di tutto questa rete. Su questa rete ci siamo inseriti con il laser scanning, che è in grado di ricostruire la realtà che lo circonda a 360 gradi, si può proprio dire, in maniera pressoché perfetta. Otteniamo un modello digitale tridimensionale di tutta la basilica sotto forma di nuvola di punti, quello che spesso viene battezzato come digital twin o gemello digitale. Abbiamo recepito che Fabbrica di San Pietro aveva una forte necessità di avere questo tipo di sostegno tecnico, dal quale poi Fabbrica potrà progettare degli interventi che penserà anche in termini di futuro per la Basilica, quindi è un qualcosa di vivente. Non esisterà un corpo documentale così integrale come quello che Eni è riuscita a mettere insieme. Questo libro affascinante ha quasi 400 anni ed è solo uno dei migliaia di volumi custoditi in questo spazio straordinario, situato proprio all'interno della Basilica di San Pietro, un po' nascosto, quasi segreto. Ci troviamo nell'archivio storico della Fabbrica di San Pietro in Vaticano, che è il luogo in cui è custodita la memoria della Basilica, tutta la sua storia, i progetti dei suoi architetti, le vicende delle migliaia di persone più o meno note che hanno lavorato qui dalla sua fondazione fino ai giorni nostri. Si chiama l'archivio storico della Fabbrica di San Pietro perché è l'archivio dell'istituzione Fabbrica. Conserva la memoria storica della ricostruzione prima, della decorazione poi e del mantenimento fino ai giorni nostri della Basilica di San Pietro in Vaticano. Gran parte del lavoro preparatorio di Eni è avvenuto in archivio. Il progetto di monitoraggio quindi l'abbiamo affrontato innanzitutto guardando a quello che era lo storico e abbiamo verificato che vi erano soltanto informazioni di carattere puntuale. Una visione d'insieme globale non era mai stata costituita. Noi abbiamo svolto un lavoro certosino di recupero di tutte quelle informazioni che potevano servire per capire lo stato della struttura, già descritto in modo molto particolare dagli studiosi del tempo, quindi del 1600, mi riferisco a studiosi del calibro di Poleni piuttosto che Vanvitelli.
Potrà sembrare assolutamente incredibile che documenti tanto antichi possano risultare utili ancora oggi, ma il dettaglio e la precisione delle annotazioni degli antichi artisti e architetti forniscono quei dati assolutamente utili anche per il lavoro attuale. Dietro a una pagina di archivio in realtà si nascondono una serie di informazioni che solo chi è spinto da una forza superiore è capace di approfondire e di andare oltre. 2 scudi al mese sulla paga, Però le assicuro che la fabbrica, sin dal 1500, risulta essere un'istituzione esemplare del sapere, quello teorico, ma anche del sapere tecnico-pratico. È un'istituzione che si occupa del lavoratore, in primis, pagandolo mensilmente, pagandogli la 13ª, la 14ª, le festività, la malattia. Tra l'altro, le donne riceveranno lo stesso stipendio degli uomini. Abbiamo per esempio la Francesca Bresciani. La Francesca, lei è molto audace, so, assolutamente, sempre nel 600. Lavorerà tra il 1673 e il 1674, finirà il lavoro e chiederà un pagamento di 1940 scudi. E il Bernini va a vedere il conto e dice: non va bene assolutamente, questo va tarato in modo diverso. La Bresciani, avendo saputo questo, dice: no, non ci sto. Scrive una bella lettera ai cardinali e dice di far ritarare il conto da persone che fossero intendenti d'arte, ma non solo di pietre, ma anche di gioie. Ed è infatti proprio questa la lettera sua originale, e vedi bene che qui dice: supplico umilmente le signorie vostre a operare ed ordinare che sia rivisto il conto, ovviamente, da persone intendenti dell'esercizio, essendo assai diverso il lavoro della pietra da quello delle gioie. Non solo, ma sappiamo anche dai documenti successivi che Bernini la sceglierà anche per fare l'altro lavoro che gli affideranno proprio i cardinali della fabbrica di San Pietro. Quindi alla fine anche Certo, lui le dà ragione. Vuol dire che chi lotta per la propria serietà e per la propria professione in modo onesto vince sempre. Primo cancello, secondo cancello. Se tu fai quel tratto io lo tengo sul secondo. Quando passiamo di qua devo invertire i flussi. Quando pensiamo a San Pietro oggi pensiamo anche allo spazio enorme, scenografico che la precede, Piazza San Pietro. Eppure questa piazza non è sempre esistita. Fino a metà 600 qui davanti non c'era nulla di simile. C'era sì uno spazio aperto, ma era pieno di casupole, botteghe, palazzi. Una sola cosa era, come la vediamo già oggi, l'obelisco. Per secoli nessuno osò toccare questo obelisco, anche perché sollevare 300 tonnellate di granito non è che sia proprio una passeggiata, ma a fine 500 Papa Sisto V si disse: ma se questo obelisco lo mettessimo davanti alla basilica? Fu veramente un'impresa colossale. Servirono, pensate, 907 uomini, 75 cavalli, 40 argani per spostare l'obelisco e sollevarlo al centro della piazza. Alla fine l'impresa, nonostante le difficoltà, andò a buon fine tra le grida soddisfatte della folla. Nel 1656 Papa Alessandro VII incarica Gian Lorenzo Bernini di riprogettare, di riimmaginare completamente la piazza. E Bernini ha una intuizione geniale. Immagina un colonnato non come semplice elemento architettonico, ma come gesto, 2 braccia che partono dalla facciata e si aprono verso la città per accogliere fedeli, pellegrini, visitatori. Ovviamente arrivare a quella forma non è stato immediato e qui all'archivio storico della fabbrica di San Pietro in Vaticano conserviamo
gli appunti originali di Gian Lorenzo Bernini, perché Bernini pensa, studia, disegna, prima immagina un cerchio, un quadrato, un trapezio e alla fine arriva alla soluzione che conosciamo tutti, una ellissi allungata, o come la chiamava lui, un ovato tondo, questo porticato delimitato da 4 file di colonne, ce ne sono 284 in tutto, sormontate da 140 statue di santi scolpiti da una equipe di artisti nella seconda metà del Seicento. Abbiamo rispettato molto il fatto che la piazza fosse dei pellegrini. Questo monumento appartiene fondamentalmente a chi lo va a visitare e quindi il rispetto verso di loro doveva venire prima di ogni altra cosa. La realizzazione delle attività lavorative in piazza richiedeva una maggiore attenzione. Le difficoltà principali erano proprio quello di armonizzare i flussi di pellegrini rispetto alle nostre esigenze di sicurezza operativa. Sicurezza operativa delle fasi di lavoro che, se partiamo per esempio dal laser scanning, erano quelle di non avere sulle traiettorie di presa del laser persone. Il drone tipicamente è un altro elemento di attenzione dove assolutamente nel momento in cui vola il drone non si può avere persone al di sotto di esso. Siamo riusciti a dividere le zone in modo settoriale e portare avanti le nostre attività di rilievo. All'interno della Basilica di San Pietro ci sono 4 piloni monumentali, sono gli unici superstiti del progetto originario di Bramante e hanno una funzione fondamentale perché sorreggono la grande cupola di Michelangelo. Sono 4 piloni dedicati a 4 santi che hanno avuto un ruolo importante nella Passione di Cristo: San Longino, Sant'Elena, Sant'Andrea e Santa Veronica. Il suo nome deriva da una contrazione, vera icona, cioè immagine autentica, perché secondo la tradizione Veronica avrebbe asciugato il volto di Gesù lungo il suo cammino verso il Calvario e l'immagine di quel volto sarebbe rimasta impressa sul panno che oggi è conservato all'interno del pilone che gli è dedicato. Non è visibile, ma ha lasciato una traccia nella statua, nella cappella. E questo è uno dei chiari esempi di come all'interno della Basilica di San Pietro il significato si costruisce sempre su più livelli: architettonico, storico e simbolico. Individuati i temi da monitorare, poi bisognava capire quali erano le tecnologie giuste da mettere in campo e siamo andati a identificare quegli strumenti che fossero rispettosi del contesto in cui stavamo andando a lavorare, ma che ci consentissero la migliore interpretazione possibile per dare alla luce quello che oggi è un modello integrato. Quindi se lo montiamo così, rispetto a poi delle protetticelli gli angoli sono girati di 90 gradi. I sensori inclinometrici servono per misurare le inclinazioni di un elemento strutturale come il pilone rispetto ad un ipotetico verticale. Sono molto sensibili perché arrivano a misurare inclinazioni dell'ordine del decimillesimo di grado. Ci aspettiamo proprio una ciclicità sulle informazioni che trarremo dal sistema di monitoraggio. Il dato che con maggiore attesa speriamo di conoscere è il comportamento del pilone della Veronica. Abbiamo indagato dal punto di vista anche della storia del monumento le patologie di cui erano affette alcune sezioni e porzioni della basilica. In particolare ci siamo concentrati sulla parte del tamburo della cupola afferente al pilone di Santa Veronica, dove studi piuttosto che rilevazioni topografiche fatte anche nel recente
avevano evidenziato dei costanti cedimenti. Cedimenti impercepibili, nel caso del Piano della Veronica non li percepiamo, però diciamo il presupposto è la conoscenza. Stiamo parlando di spostamenti dell'ordine del millimetro all'anno, anche meno talvolta, influenzati anche dai cicli stagionali, per esempio delle falde piuttosto che delle temperature. Noi le informazioni che avranno un senso le avremo fra, non so, 3, 4, 5 anni, perché abbiamo bisogno di vederle nel tempo. Potremmo riscontrare che il Piano della Veronica fa così e poi si rimette giù, poi risale. Cioè non è il fatto di essere immobili, è che il movimento non sia fonte di pregiudizio di una parte o di una componente. Qua potresti aver trovato un braccio della grotta o qualche armatura del braccio delle grotte, perché le grotte si è presente come si sono diramate, no? Quando pensiamo alla parola storia, immaginiamo spesso una linea del tempo con le date messe in fila una dopo l'altra, ma qui a San Pietro la storia non funziona così, non è una linea, ma una stratificazione. E oggi, grazie alle tecnologie di rilievo che hanno scansionato ogni livello, possiamo attraversarla questa storia, come se viaggiassimo nel tempo, scendendo verso il basso. A livello più profondo troviamo la necropoli vaticana, dove si trova la tomba dell'Apostolo Pietro, e appena sopra un altro livello, le cosiddette grotte vaticane, pensate alla fine del Cinquecento da una serie di architetti e uomini di chiesa come luogo in cui conservare i resti dell'antica basilica di Costantino. E poi, soprattutto, svetta la basilica che conosciamo in tutto il suo splendore. È sicuramente il livello più visibile, ma di certo non l'unico ad avere storie interessanti da raccontare. Siamo forse in uno dei siti pluristratificati più importanti al mondo. Il lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo con Eni rientra tutto tondo in quello che è l'ambito della conoscenza. E la conoscenza di quello che non vediamo è la parte più difficile. Questo riguarda sia il corpo, la grande massa muraria della basilica, ma ancor di più quello che è sotto la basilica. L'analisi geofisica serve fondamentalmente per avere una prima mappatura di tipo geologico dei terreni che stanno sotto la basilica. La basilica, insistendo su un sottosuolo geologico composto da differenti tipi di rocce, in funzione delle rocce reagisce in una maniera differente, quindi respira in maniera separata per settori. Ci attendevamo di trovare le spiegazioni di perché alcune parti della basilica stanno reagendo in maniera differente nel tempo rispetto ad altre. Abbiamo lavorato principalmente di notte per garantirci il silenzio, perché dobbiamo non dimenticare che la basilica è all'interno di una grandissima città, con tutti i rumori di una grande città. Vanno a interferire con le nostre strumentazioni a un punto tale che le strumentazioni non sono più in grado di registrare. Erano attività che obbligatoriamente dovevano essere eseguite in notturna. Quando abbiamo fatto la nostra operazione il silenzio era fantastico, da un punto di vista spirituale favoloso e da un punto di vista tecnico perfetto. Vai. Ok. Una delle cose importanti che dovevamo comprendere era tutta la mappatura delle cavità che sono presenti nei primi livelli della struttura. Abbiamo le grotte vaticane, abbiamo tutte le tombe, abbiamo tutta la parte archeologica di cui una parte non è stata ancora scavata e non è stata ancora mappata. Con il georadar abbiamo sostanzialmente escluso tutte quelle zone laddove avremmo avuto dei problemi nell'ottenere i segnali sismici che volevamo registrare. Una delle cure maggiori è stata sicuramente nei confronti dei marmi e in particolare mi riferisco ai pavimenti, no? Abbiamo dovuto porre praticamente attenzione dove ponevamo gli elettrodi
perché non potevamo di certo bucare il marmo. I geofoni sono stati fissati in maniera non invasiva ma solidale con la pavimentazione della basilica e quindi poi tramite una piccola piattaforma, anche questa pensata per evitare qualsiasi tipo di interferenza fisica con il monumento, abbiamo dato dei piccoli colpi con dei piccoli martelli. Questi hanno generato un'onda acustica che si è propagata nel sottosuolo, ha raggiunto i vari orizzonti di interesse che hanno generato a loro volta un eco che è ritornato verso la superficie che abbiamo catturato con i geofoni. Nell'ambito del modello finale che abbiamo generato, la nuvola di punti, le informazioni di carattere archeologico e tutte le informazioni di carattere geologico che derivano dal modello geofisico sono un unicum. Il modello che abbiamo costruito in funzione dei dati che abbiamo raccolto permette sicuramente di pianificare una campagna di interventi di lungo periodo per continuare a preservare il bene e trasferirlo verso le generazioni future. L'idea di volare è un sogno antico. In effetti gli uomini hanno sempre cercato un modo per staccarsi da terra, dal mito di Icaro ai razzi spaziali. E in fondo anche l'architettura nasce da questo desiderio, il costruire verso l'alto, il sollevarsi, andare oltre, superare i limiti. Prendiamo ad esempio la cupola della Basilica di San Pietro che svetta a 133 metri di altezza. Pensate che quando Michelangelo fu chiamato a occuparsene non voleva nemmeno accettare, all'inizio fece di tutto per rifiutare, diceva che ormai era troppo anziano, non si considerava nemmeno un vero architetto, poi però Papa Paolo III lo obbligò ad accettare. Nel 1564, alla morte di Michelangelo, la cupola era stata progettata ma non ancora costruita. Esisteva solo la parte inferiore, il tamburo. A portarla a termine furono due architetti, Giacomo della Porta e Domenico Fontana, che riuscirono a concluderla insieme a una squadra di 800 operai in un tempo record, 2 soli anni. In fondo l'architettura è un gesto che parte da terra ma che a un certo punto guarda verso l'alto per trovare una direzione. E la Basilica di San Pietro, pur non essendo un osservatorio astronomico, non fa eccezione. Oggi, anche grazie alle stelle, siamo in grado di determinarne la posizione con precisione assoluta e di rilevarne anche i minimi spostamenti, persino di una frazione di millimetro, monitorandola nel corso del tempo. Per riuscire a dare un'immagine puntuale della posizione del paletto, quindi della posizione dell'antenna più l'inclinometro astrometrico, è sufficiente che tutti avvicinino sufficientemente e con la definizione giusta prendere l'oggetto. È un elemento strutturale, la cupola, che pesa la bellezza di 14.000 tonnellate, quindi un peso veramente considerevole. Essendo stata costruita in così breve tempo, ovviamente si sparse subito la voce che da un momento all'altro poteva crollare. Questa cupola non avrebbe retto. Nel 1743 una serie di illustri professori con il Poleni affrontarono seriamente il discorso della cupola, assicurandola con dei cerchi di metallo. Da dove si origina il problema? Può essere andato solo legato al comportamento, della cupola come solido, ovvero dall'effetto del cedimento di un pilone. Il pilone è un elemento di sostegno per definizione, insieme agli altri 3 piloni che sostengono la cupola. Il pensiero che uno di questi potesse essere affetto da cedimento e quindi anche delle possibili rotazioni ci ha portato anche a fare delle considerazioni sull'elemento che sostiene di fatto la cupola, che è il tamburo.
poggia sui 4 piloni. Quindi lo abbiamo dotato di sensori di tipo inclinometrico e astrometrico che puntano alle stelle. Tra la famiglia di inclinometri presente sul mercato ce ne stavano tanti che potevano essere utilizzati alternativamente, ma la scelta di andare verso questo strumento è stata non casuale da parte mia. Proprio perché è uno strumento che punta verso il cielo per avere un riferimento stabile in modo tale da misurare poi le rotazioni della basilica, e il cielo quasi diventa un alleato a preservare la basilica perché ci aiuta a capire come si sta muovendo. Questa è una bellissima immagine, secondo me, che collega la tecnica con l'aspetto più spirituale che è tutto racchiuso in questi ambienti. Ti dà proprio la percezione di come sia un organismo vivo, vivente, la basilica intesa non tanto nella sua architettura, ma in ciò che l'architettura simboleggia. Ed è come se avvertissi di essere avvolto, di essere in qualche modo abbracciato e custodito e contemporaneamente anche essere riempito. Se facciamo silenzio un momento, ecco, credo che possiamo percepire di essere da un lato avvolti e dall'altro anche colmati da questa presenza. È un mistero. Qui abbiamo due movimenti ascensionali notevoli con il baldacchino del Bernini e la cupola di Michelangelo, che io da storico dell'arte vedo in primis ovviamente come capolavori dell'umanità, però sono anche materializzazioni di preghiere alla fine, no? Cioè, le interpreto anche come braccia alzate verso il cielo. Beh, perché in effetti il baldacchino è slanciato proprio verso il cielo. Ad esempio, qui c'è una tecnica incredibile, poi pensata insomma 500 anni fa, per la cupola. Per la cupola, qui c'è qualcosa di straordinario dell'ingegno dell'uomo, e questo porta verso, quasi inevitabilmente, ci porta a guardare in alto alla cupola, dove là proprio nel vertice c'è l'Eterno Padre. E non è un caso che poi, scendendo dall'alto verso il basso, ancora sotto non lo vediamo, ma c'è la tomba di Pietro. E allora c'è questo connubio, in fin dei conti, tra cielo e terra, che viene qui raccolto in questa simbolica rappresentazione di questo grande mistero, la Trinità e l'incarnazione, che è il mistero della nostra fede, sulla quale appunto Pietro si è giocato la vita. Vedere l'esistenza del modello di monitoraggio è qualcosa che sicuramente mi inorgoglisce molto. Progettare questo intervento è stato per me emozionante perché la sfida era più alta. Poter essere il custode di un bene così prezioso come la basilica è un privilegio. Ho notato veramente un sentimento che nasceva lavorando qui presso la Basilica di San Pietro. È stato un percorso spirituale e mi ha fatto crescere come persona questa esperienza. È stata veramente un'avventura meravigliosa, straordinaria direi.
Quello che abbiamo appena fatto è stato un viaggio alla scoperta non di un monumento, ma di un organismo vivo. Sì, perché San Pietro ha continuato a cambiare, nasce su una necropoli antica, si trasforma con Costantino, si reinventa con Bramante, Michelangelo, Bernini e continua a cambiare fino a tempi recenti. Oggi, anche grazie a Eni e alle nuove tecnologie, possiamo andare oltre, scoprire ciò che finora era rimasto invisibile, misurare la basilica in ogni dettaglio, millimetro dopo millimetro, e garantire così la sua eternità. E questo in fondo non è che un nuovo capitolo della sua lunga storia, sì, perché San Pietro non è soltanto un capolavoro del passato, è anche una finestra aperta sul futuro.